Paul Kenneth Bernardo e Carla Leanne Homolka sono i famosi Barbie e Ken killer. Ma cominciamo dall'inizio. Paul Bernardo nacque a Toronto, una città del sud-est del Canada, il 27 agosto del 1964, dopo il matrimonio combinato dei suoi genitori. Suo padre, Kenneth Bernardo, era un uomo violento e picchiava spesso la moglie Marilyn. La tradiva di continuo e commetteva reati di molestie anche sui più piccoli, perfino sulla sua stessa figlia. Marilyn, la moglie stanca dell'uomo e di quella vita, tornò a vivere dai suoi genitori e più avanti rincontrò il vero padre di Paul, che era il fidanzato di lei prima che i genitori combinassero il matrimonio. Nonostante tutto questo, Paul crebbe come un ragazzo brillante, iniziando a studiare scienze economiche e contabilità. All'età di 16 anni la madre rivelò a Paul che non era figlio di suo padre, ma appunto dell'ex fidanzato dell'epoca. Da quel momento in poi Paul cominciò a nutrire un odio profondo verso sua madre. Arrivò pure a litigarci e a insultarla pesantemente. Crescendo, Paul divenne ossessionato dalla sessualità e iniziò a collezionare video vietati ai minori. Successivamente si mise a spiare le ragazze e infine passò ad abusare delle donne. Contrabbandava anche sigarette. Iniziò a far male alle donne dal 4 maggio del 1987. Si appostava alle fermate dell'autobus e le attirava e appena le ragazze si avvicinavano le assaliva e ne abusava. Nel mentre si laureò alla University di Toronto nel 1987 e trovò lavoro presso una banca come contabile. E il 17 ottobre dello stesso anno conobbe Carla Homolka in un ristorante. Carlo Homolka nacque il 4 maggio del 1970. La sua famiglia, a differenza di quella di Paul, era una famiglia normale. Il padre era un rappresentante di oggetti per l'arredamento e la madre una donna sicura e autorevole. Il padre era molto amorevole con le sue figlie. Carla, infatti, aveva anche due sorelle. Carla crebbe in modo regolare. Aveva un'intelligenza molto elevata, tant'è che da piccola sapeva fare molte cose rispetto ai suoi coetanei. Amava leggere, amava gli animali, amava cantare e amava la musica. Una bella ragazza bionda e attraente. Ma crescendo Carla cambiò e diventò testarda e aggressiva. Divenne anche appassionata di letture sull'occulto. Iniziò a lavorare part-time in una clinica di animali vicino ad un centro commerciale. E appunto il 17 ottobre del 1987, a 17 anni, conobbe Paul. Paul e Carla si innamorarono subito. In particolare Carla era rimasta rapita da Paul e ne divenne ossessionata. Lo presentò ai suoi genitori. La sorella di Carla, Tammy, prese molta simpatia a Paul e si era molto affezionata a lui. Nei giorni a venire Paul cominciò a intrattenersi insieme a Carla in giochi, diciamo, un pochettino così così. Disse a Carla che avrebbe dovuto fingere di essere vittima di uno stupratore. Paul l'avrebbe ammanettata e poi ne avrebbe fatto ciò che voleva lui. E nel mentre lei doveva pregarlo di lasciarla andare. Ma nonostante la storia con Carla, Paul continuò a fare anche del male alle altre ragazze. Aveva iniziato nell'87 e nell'88 contava già 13 vittime. Carla sapeva tutto di quello che faceva il fidanzato, ma taceva e preferì restargli accanto, senza lasciarlo e senza andare a denunciarlo. Paul iniziò anche a far del male a Carla. La prima volta fu nell'88 e dopo se ne pentì e in lacrime gli disse che gli dispiaceva e che non l'avrebbe più fatto. Ma invece continuò e tra una violenza e un'altra gli tolse la verginità prima del matrimonio. E dopo tutte le atrocità fatte si sentì pure in diritto di, tra virgolette, esigere un risarcimento morale. Cioè era stato lui stesso a fare questo a Carla e pretendeva, sempre tra virgolette, il risarcimento morale. Comunque decise quindi di prendersi la sorella di Carla, Tammy, per fare cose con lei. Riferì l'idea a Carla e lei rispose di no,
ovviamente, ma quando mai? Acconsentì e non si ribellò alla proposta. Carla iniziò a progettare il tutto. Rubò dei sedativi dalla clinica dove lavorava, li provò sugli animali e ne vide gli effetti. E poi si esercitò a usare la fotocamera, che sarebbe servita nell'operazione. La sera del 23 dicembre 1990, circa 6 mesi prima di sposarsi, Carla e Paul invitarono a cena Tammy, insieme ai suoi genitori. Carla aveva messo il sedativo nel cibo e nella bevanda. La ragazzina mangiò e poco dopo si addormentò sul divano. Mentre Carla le teneva uno straccio sempre imbevuto di anestetico sul viso. E Paul cominciò a farle violenza, con i genitori di Carla che dormivano di sopra. Il tutto corredato da fotografie. Dopodiché la coppia si mise a fare le sue cose. Tammy si svegliò e si mise a vomitare, per overdose da un medicinale, e incominciò a soffocarsi col proprio vomito. La bile le aveva tappato la gola, fino a non farla più respirare. Carla provò a girarle la testa, ma fu tutto inutile. I due chiamarono il 911 e Carla cominciò a eliminare le prove, ripulendo il corpo della povera Tammy. Tammy venne caricata su un'ambulanza e riportata nel Catherine General Hospital. I medici provarono a rianimarla, ma fu dichiarata morta verso le 2 della vigilia di Natale. 8 giorni dopo avrebbe compiuto 16 anni. Nessuno sospettò della coppia e il caso verrà archiviato come incidente a seguito di una sbronza. Il 27 dicembre Tammy venne sepolta e sia Paul che Carla scrissero 2 biglietti per la giovane defunta, nei quali appaiono assai desolati per la sua morte. Paul, dopo il tragico omicidio, incolperà Carla di aver fatto morire il suo giocattolo, tra virgolette, esigendo quindi una sostituta. Quindi Carla, come al solito, si mise all'opera e dopo alcune ricerche gli trovò, sempre tra virgolette, la sostituta, un adolescente di nome Jane. Carla decise che questo sarebbe stato il regalo di nozze per Paul. Carla fece amicizia con la ragazza di nome Jane e si conquistò la sua fiducia. E un giorno la invitò a casa di Paul. Lei la seguì e si mise a mangiare dolci e a bere molto alcol, misto ad un medicinale, sempre il solito anestetico che si era usato per il caso di Tammy. E una volta addormentata, Carla chiamò Paul, ignaro della sorpresa, e stavolta costrinse pure Carla a partecipare, e nel mentre venne ripreso tutto. Finito il tutto, la misero a letto e il giorno dopo Jane si svegliò con qualche dolore, ma non ricordava nulla del giorno prima. Sapeva solo di essersi ubriacata e addormentata. L'11 giugno del 1991 un giovane ragazzo di 15 anni morì a causa di un incidente insieme ad altri 3 adolescenti e tutta la comunità era in lutto. Una ragazza di nome Leslie Mahaffey, figlia di una maestra e di un oceanografo, la sera del 14 giugno del 1991 prima si recò presso l'agenzia delle pompe funebri per la veglia, in compagnia di altri ragazzi, e durante la cerimonia cercò di consolare i suoi amici. Dopo l'evento si recò in un bosco con altri ragazzi a bere. Alle 2 del mattino si recò presso casa, sempre insieme ai suoi amici, ma accidentalmente si chiuse fuori casa dalla porta sul retro. Ciò risultò essere un problema per Leslie, in quanto i suoi genitori avevano chiuso la porta principale, perché stanchi del comportamento della figlia. Perché nonostante Leslie fosse molto gentile e premurosa col fratellino più piccolo Ryan, conduceva una vita sgregolata, rubando dai negozi, venne scoperta 3 volte a rubare in un mini market e marinava pure la scuola. E secondo alcuni si dava facile. E andava spesso con gli amici e rientrava tardi la sera. Quella sera uscì di casa promettendo che sarebbe rientrata per le 23. Ma i genitori, non vedendola rientrare all'ora prestabilita, decisero di farle imparare la lezione, chiudendole la porta principale. La ragazza allora disse ai suoi amici di non preoccuparsi e che avrebbe risolto la situazione in fretta.
Si recò presso un telefono pubblico e chiamò a casa di un'amica per non svegliare i suoi genitori, così da dormire da lei. Ma rimase al telefono fino alle 2:30 senza però riuscire nel suo intento. Fu proprio in quel momento che Paul, intento a rubare delle targhe di automobili per il contrabbando di sigarette, incontrò Leslie, invitandola a salire in macchina per prendere una sigaretta. Entrata in auto, iniziò a minacciarla e le fece coprire bene gli occhi con una felpa e la condusse a casa sua, dove lo attendeva anche Carla. Portata nell'appartamento, iniziò a sodomizzarla, poi le fece violenza e nel mentre i due, Carla e Paul, riprendevano il tutto. Intanto la mattina del 15 giugno al funerale del ragazzo che era morto nell'incidente, la madre di Leslie, non trovandola in chiesa, chiamò la polizia. La ragazza non si presentò nemmeno a scuola, il 17 giugno. Durante la notte tra il 15 e il 16 giugno, dopo che Leslie venne tenuta in ostaggio per 24 ore, venne drogata da Paul con alte dosi di anestetico e successivamente strangolata con un cavo elettrico. Poi prese il corpo e lo nascose in cantina. La mattina dopo la coppia invitò a cena i genitori di Carla e la sorella Lori e per poco non venne scoperto il cadavere di Leslie. Infatti la madre di Carla voleva scendere in cantina per prendere delle patate, ma Paul si offrì per non scomodare la suocera e la scoperta venne evitata. Dopo che la famiglia di Carla se ne andò, la coppia prese il cadavere e lo smembrò con una sega circolare e i vari pezzi vennero mescolati con del cemento e buttati nel lago di Gibson. I giorni successivi i genitori di Leslie continuarono a pensare che la figlia fosse scappata di casa, tant'è che sua madre autorizzò l'arresto di sua figlia in caso di allontanamento volontario, essendo che Leslie era già scappata di casa una prima volta, per 2 settimane, e venne ritrovata in un motel con un ragazzo più grande di lei, entrambi sotto l'effetto di stupefacenti. Il 29 giugno una coppia in canoa scoprì nel lago i pezzi di cemento, i quali erano stati preparati male e mostravano alcune parti del corpo. In alcune ore la polizia recuperò una spalla, un piede e un torso. Il cadavere fu ricomposto e attraverso l'analisi dei denti riuscirono ad identificarlo. Era quello di Leslie. Lo stesso giorno Barbie e Ken, cioè Carla e Paul, si sposarono con un matrimonio sontuoso e con 150 ospiti. Carla aveva 21 anni e Paul quasi 27. Un giorno Carla invitò ancora Jane a casa sua. Appena la ragazza arrivò, provò ad ucciderla per compiacere Paul, ma lui la fermò e la minacciò di divorziare. Ovviamente Jane era stata drogata. Circa 10 mesi dopo l'omicidio di Leslie, il 16 aprile del 1992, la coppia individuò la terza vittima in un parcheggio, nella chiesa di St. Catherine. Era una ragazza canadese di 16 anni di nome Kristen French. Dopo la tragica morte di Leslie, Kristen diceva a tutte le sue amiche di non fidarsi degli sconosciuti e di prestare molta attenzione. Quel giorno Kristen stava passeggiando da sola per strada, quando Carla, alla guida della sua auto, si fermò dalla ragazza, scese e con una mappa in mano si avvicinò a Kristen, dicendole di essersi persa, mentre gli chiedeva informazioni stradali. Gli puntò un coltello e la costrinse a salire in auto. Paul scese dall'auto e passò ai sedili posteriori, riuscendo a tenere sotto controllo la ragazza, minacciandola che l'avrebbe tagliato la gola. Venne bendata e ammanettata e portata nella loro casa, dove vennero staccati i telefoni e porte e finestre chiuse. Alcuni testimoni assistettero alla scena ma non capirono bene cosa stava succedendo. E dopo aver preparato tutto, Paul violentò Kristen. Dalle registrazioni pervenute si vede Paul che urina in faccia alla ragazza e a schiaffeggiarla col suo membro, e anche altre cose troppo orribili da dire. Dopodiché Paul uscì di casa per 30 minuti e Kristen scongiurò Carla di risparmiarle la vita. Ma Carla decise di non aiutarla in quanto li aveva visti in faccia e li avrebbe denunciati. Paul rientrò a casa e accese il televisore ed apparve il telegiornale, dove venne lanciato un appello del padre di Kristen
il quale scongiurava di risparmiare la figlia e di riportarla a casa. Paul cambiò canale e continuò a fare violenza sulla ragazza per altri 3 giorni. Il 19 aprile Carla insieme a Paul dovevano andare a pranzo dalla famiglia di Carla. Non prima però che Paul facesse di nuovo violenza sulla ragazza e registrasse il tutto. La ragazza dopo l'ennesima violenza venne legata con un cavo elettrico che le strinse il collo, morendo così soffocata. Venne anche presa a martellate mentre provava a fuggire. In seguito il cadavere fu spogliato e ripulito delle tracce di Paul e buttato in una fossa a Burlington. Venne ritrovato dalla polizia alcuni giorni dopo, il 30 aprile. Il cadavere era stato lavato e i capelli tagliati. Il corpo venne ritrovato vicino al cimitero dove 9 mesi prima venne sepolta Leslie. Ma i poliziotti non collegarono i due casi e pensarono che fossero opere di assassini diversi. I testimoni dissero alla polizia di averla vista l'ultima volta nel parcheggio della chiesa e che una donna la costrinse a salire in auto. Quando i poliziotti chiesero il modello dell'auto, i testimoni si ricordavano di una Camaro e non di una Nissan 240 SX. Nel 1987, mentre Paul si dedicava alle sue attività da stupratore, il detective Steve Reeve con la polizia aprirono le indagini. Nello stesso anno, nel periodo di Natale, una delle vittime fornì un identikit dell'aggressore, cioè Paul, ma l'identikit non fu diffuso. Successivamente trovarono anche il modello della sua auto. Nel maggio del 1990 venne diffuso un identikit e una ricompensa di 150.000 dollari a chiunque lo avesse trovato. Nel novembre dello stesso anno molti amici della coppia riferì alla polizia che l'identikit somigliava tantissimo a Paul. Ma la manovra rese più lunghe e difficoltose le indagini, in quanto arrivavano molte segnalazioni. Tra queste segnalazioni c'era anche quella del direttore di banca per cui Paul lavorava, la quale si perse in mezzo all'intricata matassa. In laboratorio arrivò anche il liquido seminale dell'aggressore e 230 sospettati vennero chiamati e tra essi c'era anche Paul. Il liquido coincideva con quello di 5 persone, tra cui ovviamente Paul. Intanto, visto che le indagini si erano intensificate, lui aveva smesso di fare violenza e vista la pausa gli agenti rinviarono il caso all'aprile del 1992. Paolo sfuggì alla polizia molte volte, nonostante avessero tutte le prove contro. E Paul nel mentre cambiò anche nome da Paul Kenneth a Paul Theal. Prese il cognome da un film. Dopo il terzo omicidio intervenne l'FBI e dopo un po' di tempo identificarono l'auto di Paul come il proprietario dell'auto dell'assassino. La polizia lo convocò per interrogarlo, che arrivò a nulla di fatto. Nel 1992 venne riaperta la pratica dell'analisi del liquido seminale, ma le analisi tardarono e invece di concludersi subito, finirono nel febbraio del 1993 e ricomparve per l'ennesima volta Paul. Il detective Steve non lo volle arrestare, ma lo mise sotto sorveglianza. Nel mentre Paul ricominciò a picchiare Carla, quindi i genitori di lei li costrinsero a divorziare. Il 5 gennaio del 1993, dopo che videro che era stata pestata con una torcia e aveva riportato varie lesioni alle costole. Carla fino all'ultimo aveva taciuto. Erano stati i colleghi di lavoro che avevano avvisato i genitori dopo che l'avevano vista in pessimo stato. Carla si trasferì in un altro luogo. La polizia arrivò a lei e la convocarono per alcuni interrogatori, durante la quale non parlò mai. Si confidò però con uno zio, che chiamò la polizia il 17 febbraio del 1993 e dopo alcuni giorni di sorveglianza, finalmente Paul fu arrestato il 19 febbraio del 1993
e durante la perquisizione a casa sua gli agenti trovarono un diario e 6 filmati che documentavano le atrocità ai danni delle povere ragazze. E solo allora Jane, la ragazza amica di Carla, scoprì di essere stata abusata nel sonno. Nel 1995 i due vennero processati. Carla fu condannata a scontare 12 anni di carcere per complicità e altri reati su minori. L'1 settembre Paul fu condannato all'ergastolo per 3 omicidi e 15 stupri, e secondo Carla sarebbero più di 30. È stato incarcerato in una piccola cella di isolamento nel penitenziario di Kingston. La sua casa fu demolita e il terreno venduto. Carla avrebbe potuto essere libera sulla parola 3 anni dopo, ma il tribunale stabilì che nonostante la sua buona condotta poteva essere ancora pericolosa. Carla fu rilasciata il 4 luglio del 2005 e qualche mese dopo le furono tolte 14 restrizioni sulla libertà. L'anno successivo non le permisero di cambiare il suo nome in Emily Templey. Nello stesso anno, negli USA, uscì un film biografico sulla coppia killer. Ad oggi Carla ha 50 anni e conduce una nuova vita, si è risposata con un altro uomo nel 2007 ed ha avuto 3 figli. Invece Paul ha 57 anni e si trova tuttora in carcere, avendo già scontato 28 anni di reclusione. Bene ragazzi, con questo concludo questo video, iscriviti se il video ti è piaciuto e lascia un bel like. Alla prossima!